È passato un po' di tempo dall'ultima volta nella quale ho avuto occasione di parlare della mia vita professionale e oggi avrei intenzione di proporre due argomenti che nel passato erano stati protetti da accordi di riservatezza che adesso col tempo invece sono svaniti e quindi ne posso parlare liberamente. Uno è la mia partecipazione al corso di ardimento e l'altro argomento è in un certo numero di missioni che ho effettuato insieme con un collega di aeronautica in diversi paesi africani come risultato della collaborazione tra Ministero della Difesa e Ministero degli Esteri. E quindi comincerei con raccontarvi del corso di ardimento che si teneva presso la scuola di fanteria di Cesano, che era stata appositamente attrezzata con una serie di sistemi per aumentare il coraggio dei frequentatori. Anzitutto questo corso di ardimento era su base assolutamente volontaria, riservato a giovani ufficiali, quindi tenenti, qualche capitano, e a giovani sottufficiali, sergenti, prevalentemente sergenti maggiori, qualche maresciallo. Si componeva di due fasi, aveva la durata di 7-8 mesi. Devo dire che a mano che i frequentatori non ce la facevano a seguire le difficoltà dei corsi, avevano la piena libertà di alzare la mano e lasciare il corso senza alcuna conseguenza sulle caratteristiche personali, note caratteristiche, assolutamente. Quindi dicevo, no? Quindi questo corso durata 7-8 mesi, articolato in due fasi. Una prima fase di circa 2 mesi era cosiddetta all'aumento della capacità di coraggio dei frequentatori. Che cosa consisteva? In una serie di addestramenti, compresi poi nell'ultima fase della prima fase, lanci dalle cosiddette torri di ardimento, cioè erano torri di tubi innocenti e legno, alte 20 metri, collegati tra loro con un ponte tibetano più corde varie per il passaggio da una parte all'altra, che avevano quindi altezza 20 metri. All'altezza di 16 metri iniziava un telo a scivolo che appunto come telo a scivolo finiva a livello terra ed era destinato a raccogliere chi dall'alto dei 20 metri si lanciava con capovolta e poi scendeva all'altezza di 8-10 metri, impattava sul telo a scivolo e quindi scivolava piano piano fino a verso terra. Ora, la parte per scivolare verso terra era molto semplice, molto più difficile e richiedeva molto più coraggio e determinazione il fatto di lanciarsi dall'altezza di 20 metri dove le persone apparivano veramente piccole e il telo a scivola appariva molto stretto. Quindi bisognava lanciarsi dando ad entrambi i piedi la stessa spinta, perché altrimenti si rischiava di lanciarsi in diagonale e c'era il grande rischio di finire fuori dal telo a scivolo, e se si finiva fuori dal telo a scivolo si moriva, perché all'altezza di 20 metri non c'era scampo. Per fortuna non è mai accaduto, anche se qualcuno è caduto all'estremità del telo a scivolo. Le estremità erano tenute da cavi d'acciaio e quindi col cavo d'acciaio ci si rompeva un paio di costole, però insomma le costole poi si riparano. Poi c'erano vari esercizi di camminare e correre per lunghe distanze, tutto propedeutico poi alla seconda fase. La seconda fase era quella vera e propria di addestramento
agli obiettivi che si riprometteva il corso, e cioè eravamo addestrati all'aviolancio, lanci col paracadute diurni e notturni, eravamo addestrati all'infiltrazione con barchini o con gommoni in ambiente diurno ma soprattutto notturno, eravamo addestrati all'uso di esplosivi, eravamo addestrati a lunghi pattugliamenti, lunghi percorsi notturni, quindi si percorreva di notte e si dormiva di giorno in anfratti, insomma, per non farsi riconoscere, non farsi trovare, anche perché poi in queste parti di pattugliamento eravamo seguiti a una certa distanza dagli istruttori che cercavano invece di trovarci e noi cercavamo di non farci trovare, ovviamente. Quindi alla fine del corso eravamo insigniti del titolo sulle note caratteristiche di pattugliatore scelto, che era una dizione eufemistica per dire che eravamo abilitati, diciamo, alla qualifica di ranger. Perché dico ranger? Perché il direttore, almeno del mio e anche di altri corsi successivi di ardimento, era il capitano Franco Angioni, che poi è notissimo perché è stato l'eroe della prima missione in Libano e poi è diventato generale di corpo d'armata e poi successivamente, una volta andato in pensione, è stato eletto come indipendente nelle liste dei democratici di sinistra del DS, per cui il capitano Angioni era stato appena licenziato come primo del corso Ranger a Fort Bragg negli Stati Uniti, quindi era veramente un esperto capacissimo di trasferirci tutte le sue conoscenze e le sue esperienze, e quindi ha fatto veramente dei corsi che hanno conseguito l'obiettivo. Eravamo tutti preparatissimi, siamo rimasti così preparati per un paio d'anni, quindi con richiami successivi per mantenere l'addestramento specifico. Poi dopo un paio d'anni non abbiamo più avuto bisogno di mantenere l'addestramento, anche perché siamo un po' tornati ai vecchi compiti, ai vecchi reparti, e ognuno di noi aveva famiglia, quindi siamo stati avvicendati dalle nuove leve che facevano di nuovi corsi di ardimento. Sui corsi di ardimento vorrei dire due parole, diciamo, di connessione politica, perché io il corso l'ho fatto nel 65, quelli erano gli anni della guerra fredda, molto fredda, ma ci aspettavamo tutti che potesse diventare guerra calda. In particolare il Partito Comunista Italiano era molto molto legato al Partito Comunista dell'Unione Sovietica, non è un mistero, tutti lo sappiamo. Questo corso di ardimento, che era stato istituito dallo Stato Maggiore della Difesa italiano, perché nei piani di difesa italiani c'era anche la previsione che nel caso di ostilità con il patto di Varsavia era altamente probabile che almeno all'inizio tutto il nord-est del nostro paese fosse occupato dalle forze del patto di Varsavia, prima che si riuscisse a fermarlo con l'arrivo anche delle truppe alleate, eccetera, eccetera. Quindi, avendo il nord-est occupato dall'Unione Sovietica, lo Stato Maggiore aveva progettato e predisposto un certo numero di giovani militari, ufficiali e sottufficiali, che potessero essere infiltrati o con l'aviolancio o con l'infiltrazione con barchini nel Veneto, per costituire gruppi di partigiani antisovietici che facessero azioni di sabotaggio, di disturbo, far saltare ponti, strade, magazzini, sistemi di collegamento e di comunicazione. Il Partito Comunista aveva sicuramente
hanno usato qualche cosa di questi corsi, e una bravissima giornalista di sinistra, Camilla Cederna, fece una lunga intervista al comandante della scuola di fanteria, nella quale, come ho detto, si svolgevano i corsi di ardimento, per cercare in qualche modo di individuare qualche fenomeno di vagamente fascista, di fascismo latente, pseudofascismo, qualche cosa che in qualche modo ci accomunasse ai parà della legione straniera francese o dell'OAS o qualche cosa. La Camilla Cederna mise sotto il torchio il generale Giacobbe, che era il bravissimo comandante della scuola, il quale la portò a vedere tutto. Per cui la Camilla Cederna dovette rendersi conto che questi corsi erano unicamente e soltanto con fini patriottici. Tra l'altro incontrò Franco Angioni, il capitano Angioni, direttore del corso, il quale era un ufficiale. Come tutti gli ufficiali avevano diritto ad avere le proprie idee politiche e non il diritto di manifestarle, e Franco Angioni, come dicevo prima, divenne poi un deputato del partito DS, che era il nome che aveva assunto il PCI dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Quindi eravamo un corso di patrioti. Grazie.